Ogni volta che paghi all'estero con carta, potresti perdere fino al 6% senza accorgertene. È solo uno dei 10 errori che ti fanno sprecare centinaia di euro ogni viaggio. Dopo 3 anni viaggiando a tempo pieno, ho imparato sulla mia pelle cosa funziona davvero e cosa invece svuota il portafoglio. In questa guida ti mostro i trucchi concreti che uso ogni giorno, dai pagamenti senza commissioni agli strumenti iPhone che ti semplificano la vita, fino alle strategie per prenotare alloggi risparmiando centinaia di euro. Niente teoria, solo soluzioni testate sul campo che puoi applicare dal prossimo viaggio. La trappola della conversione valuta. Stai pagando al ristorante a Barcellona e il POS ti chiede: preferisci pagare in euro o nella valuta del tuo paese? La maggior parte sceglie la propria valuta pensando sia più comodo. Errore. Stai regalando soldi al processore di pagamento. Quando scegli la conversione automatica, il circuito applica un margine che può arrivare al 6%. La tua banca invece ti offre il tasso interbancario, molto più vantaggioso, applicando al massimo una commissione fissa dichiarata. Su una spesa di 500 euro, la differenza può raggiungere i 30 euro. Moltiplicalo per tutte le transazioni di una vacanza e capisci quanto stai perdendo. La regola è semplice. Paga sempre in valuta locale e lascia che sia la tua banca a gestire il cambio. Risparmio garantito senza alcuno sforzo. 2. Quando ti truffano, la carta di credito ti salva. Hai prenotato un volo low cost, tutto sembrava regolare, poi all'improvviso la compagnia smette di rispondere, cambia le condizioni o sparisce con i tuoi soldi. È successo anche a me e ho scoperto l'arma più potente che hai, il chargeback. Se paghi biglietti aerei, hotel o esperienze importanti con carta di credito, la tua banca può avviare uno storno di addebito direttamente verso il fornitore. In pratica, la banca blocca la transazione e chiede prove al venditore. Se non riesci a dimostrare che hai torto, recuperi tutto. Nel mio caso, una compagnia aerea mi aveva addebitato un cambio prenotazione mai autorizzato. Ho chiamato la banca, inviato la documentazione e in poche settimane ho riavuto l'intero importo. Non perdere tempo a discutere con chi ti ha fregato. Lascia che sia la tua banca a fare la guerra al posto tuo. Funziona ed è incluso nel servizio della carta. 3. Il convertitore segreto, nascosto nell'iPhone. Sei a Budapest, vedi un prezzo di 10.000 fiorini ungheresi e non hai la minima idea di quanto siano in euro. Normalmente apriresti Google, cercheresti un convertitore online, perderesti tempo. C'è un modo molto più veloce. Apri l'app calcolatrice sul tuo iPhone aggiornato a iOS 18. In basso a sinistra vedi un'icona piccola che sembra una seconda calcolatrice. Toccala e si apre un menu. Scorri in basso e attiva Converti. Ora puoi digitare direttamente l'importo, selezionare la valuta di partenza, fiorino ungherese, e vedere subito l'equivalente in euro. Niente ricerche, niente app esterne, niente pubblicità. Nel mio esempio, 10.000 fiorini sono circa 25 euro. Informazione immediata che ti aiuta a decidere se un acquisto vale o meno. Una volta scoperta questa funzione, non torni più indietro. 4. Tradurre il menù senza sembrare un turista ignorante. Sei in un ristorante tradizionale in Norvegia. Il menù è scritto in norvegese, magari con piatti dialettali, e tu non vuoi essere quello che chiede la versione inglese facendo la figura del turista. Esiste una soluzione elegante e invisibile. Apri Google Lens sul tuo telefono. È integrato nell'app Google o in Google Foto. In basso trovi diverse modalità. Passa a Traduci. Inquadra il menu con la camera foto e istantaneamente vedrai la traduzione sovrapposta al testo originale, nella tua lingua. Funziona anche offline se hai scaricato il pacchetto lingua, ma per risultati ottimali serve connessione. Puoi leggere con calma, capire cosa stai ordinando e mantenere la faccia da viaggiatore esperto. Funziona con qualsiasi lingua, thailandese, greco, arabo. È uno di quegli strumenti che usi una volta e poi ti chiedi come hai fatto fino a ieri senza. 5. Internet all'estero senza salassi. Le eSIM. Arrivi in un paese straniero.
Accendi il telefono e boom, messaggio del tuo operatore che ti avvisa che il roaming costa 10 euro al giorno. Se stai via 2 settimane sono 140 euro solo per avere internet. Esiste un'alternativa molto più intelligente, le eSIM. Una eSIM è una eSIM virtuale che acquisti online prima di partire. Scegli il paese, compri un pacchetto dati, ad esempio 5 giga per una settimana, ricevi un QR code via email e lo attivi sul telefono. Quando atterri, il telefono funziona subito, senza dover cercare negozi, senza sostituire la SIM fisica, senza sorprese in bolletta. Io uso principalmente Airalo perché ha copertura globale e un'app ben fatta. Ma se vuoi risparmiare ulteriormente c'è anche SimLocal, che ho testato in Olanda, Islanda, Svezia e Danimarca con ottimi risultati. Entrambe costano una frazione del roaming tradizionale e ti danno la libertà di usare mappe, traduzioni e prenotazioni senza pensieri. 6. Tour gratuiti in ogni città del mondo. Arrivi in una nuova città e vuoi orientarti, capire la storia, scoprire i punti chiave. I tour organizzati costano facilmente 30-50 euro a persona. Pochi sanno che praticamente ogni città del mondo offre tour gratuiti a piedi, fatti da guide locali appassionate. Vai su Google e cerca nome città Free Walking Tour. Troverai quasi sempre un sito che organizza tour giornalieri gratuiti, spesso con partenza dalla piazza principale. Gratuito significa che le guide lavorano a mancia, quindi alla fine lasci quello che ritieni giusto, di solito 5-15 euro, ma senza obbligo formale e comunque spendendo molto meno di un tour commerciale. Ho fatto tour gratuiti a Lubiana, Praga, Lisbona, Cracovia, sempre guide preparate, gruppi piccoli, atmosfera rilassata. È il modo migliore per iniziare a conoscere una città, fare domande a un abitante del posto e decidere poi dove tornare per approfondire. Bonus: conosci altri viaggiatori e spesso nascono ottime compagnie per la serata. 7. Airbnb? Meglio prenotare diretto e risparmiare 300 euro. Airbnb è comodo, ma ha un segreto che in pochi conoscono. Molti appartamenti non sono gestiti da privati, ma da agenzie di property management. E queste agenzie hanno i loro siti web dove puoi prenotare direttamente, senza le commissioni di Airbnb. Ecco come funziona. Trovi un appartamento che ti piace su Airbnb, guardi il profilo dell'host e spesso troverai il nome dell'agenzia. Esempio: Clifton YOLO Spaces a Cape Town. Vai su Google, cerca quel nome. Trovi il sito ufficiale dell'agenzia. Cerca lo stesso appartamento, inserisci le stesse date e confronta i prezzi. Nel mio caso reale, una settimana a Cape Town costava quasi $3.000 su Airbnb, mentre prenotando direttamente dall'agenzia ne costava $2.650, oltre $300 di risparmio netto. Airbnb applica commissioni sia all'host che all'ospite e saltare la piattaforma significa eliminare quel costo. Non sempre è possibile, ma quando lo è, il risparmio è sostanziale. Vale assolutamente la pena fare 5 minuti di ricerca extra. 8. AirTag, il GPS che ti fa dormire tranquillo. Per anni ho evitato di comprare gli AirTag pensando fossero un gadget inutile. Poi li ho provati e ora non viaggio più senza. Sono piccoli dispositivi Bluetooth che infili in valigia, zaino, borsa fotografica, ovunque tu voglia sapere dove si trova un oggetto. L'AirTag si collega al tuo iPhone e ti mostra la posizione esatta sulla mappa. Se la compagnia aerea perde il tuo bagaglio, tu sai esattamente dove si trova, magari è rimasto nell'aeroporto di scalo, e puoi fornire informazioni precise al personale. Se qualcuno prende per sbaglio il tuo zaino in ostello, ricevi una notifica appena si allontana. Se lasci la macchina fotografica in un taxi, puoi rintracciarlo. La tranquillità mentale che danno è enorme. Viaggi sapendo che in caso di problema hai uno strumento concreto per risolvere la situazione. Costano poco, durano mesi con una batteria a bottone sostituibile e funzionano in tutto il mondo grazie alla rete di dispositivi Apple. Investimento minimo, ritorno di serenità enorme. 9. Adattatore da viaggio, la soluzione Apple che cambia tutto. Problema classico. Arrivi in un paese straniero, hai l'adattatore universale, lo attacchi alla presa, ma pesa troppo e continua a staccarsi dal muro.
Frustrante, soprattutto di notte quando devi caricare il telefono per la sveglia. Ho usato per anni adattatori universali economici, tipo quello di marca Napa su Amazon, circa 20 euro, che reggevano decentemente. Ma la soluzione definitiva, se usi i prodotti Apple, è il kit di adattatori internazionali. Funziona così: hai il tuo caricatore Apple con il cubo staccabile. Invece di portare un adattatore esterno, compri il kit Apple, che include spine intercambiabili per tutte le aree del mondo: Europa, UK, USA, Asia, Australia. Stacchi la spina USA dal cubo, attacchi quella europea e il caricatore entra perfettamente nella presa, senza sporgere, senza peso extra, senza rischio di caduta. Soluzione pulita, elegante, definitiva. Costa di più, circa 40-50 euro, ma se viaggi spesso è un investimento che ripaga immediatamente in comodità e affidabilità. Mai più caricatori che cadano nel cuore della notte. 10. Tracking voli, il trucco iPhone per chi ti viene a prendere. Stai tornando da Londra, atterri a Luma Fiumicino e un amico ti viene a prendere. Invece di inviargli i dettagli del volo sperando che li segua correttamente, c'è un modo molto più semplice ed elegante per assicurarti che arrivi puntuale. Apri l'app Messaggi sul tuo iPhone e scrivi semplicemente il codice del volo, ad esempio FR027 per Ryanair 027 o AA137 per American Airlines 137. Quando invii il messaggio, il codice diventa automaticamente un link sottolineato. La persona che lo riceve può toccarlo e visualizzare tutte le informazioni del volo: orario di partenza, ritardi in tempo reale, gate e orario di arrivo aggiornato. Può anche salvare il volo e ricevere notifiche automatiche se ci sono cambiamenti. Risultato? Chi ti viene a prendere sa esattamente quando arriverai, anche se il volo è in ritardo, senza che tu debba mandare continui aggiornamenti. Piccolo dettaglio, grande comodità. Ogni errore che ho fatto viaggiando mi ha costato tempo, soldi o nervi. Questi 10 consigli nascono da quelle esperienze. Non sono teoria, ma soluzioni che uso ogni singolo giorno sul campo. Dalla scelta della valuta giusta al recupero dei soldi con il chargeback, dall'intelligenza nascosta nel tuo iPhone al risparmio reale sulle prenotazioni, hai ora gli strumenti per viaggiare in modo più consapevole ed efficiente. Non serve applicarli tutti subito, anche solo 1 o 2 possono fare la differenza nel tuo prossimo viaggio. Scrivimi nei commenti quante di questi trucchi conoscevi già e quale userai del primo. Se il video ti è stato utile, iscriviti al canale per altri consigli pratici ogni settimana. Buon viaggio! E ricorda, viaggiare bene non significa spendere di più, ma sapere dove mettere l'attenzione.